Ciao a tutti e bentornati. Oggi mi è arrivato questa scatola. Dicono sia uno dei migliori microfoni compatti wireless per strumenti a fiato e altri tipi di strumenti. Cloud Vocal iSolo Lite. Vediamo se è vero. Se avete piacere, intanto attivate la campanellina di notifica e iscrivetevi al mio canale YouTube e alle pagine Facebook e Instagram. Questo lo dicono tutti, l'ho detto anch'io stavolta. Via. Bene, allora cosa troviamo nella scatola? Un'altra scatola contenente il microfono. Accessori. Devo dirlo, sono molto curioso di provare questo microfono Cloud Vocal iSolo Lite, la versione ultima di questo modello di microfono con costi più contenuti. Ero veramente ansioso di riceverlo e quindi adesso lo proviamo assieme. Intanto vado ad aprire la scatola, le classiche istruzioni di collegamento che adesso andiamo a vedere. Ah beh, che bello! È in metallo, io pensavo fosse in plastica, invece è in metallo. Ci sono dei cursori di regolazione, l'attacco laterale del microfono, l'uscita microfono, un aux in e la presa per l'alimentazione e l'attacco per l'antenna. Eccolo qui. Adesso andiamo a collegare tutto. Devo dire che la sostanza c'è, è metallo, ben costruito. Si sente già il tatto che è solido. Dai, ho proprio voglia di provarlo. Queste sono le istruzioni, molto semplici. Allora, qui nelle istruzioni dicono si può attaccare direttamente con un mini jack, un lettore iPod, un computer, un laptop e un pedalino con lo switch di mute in modo da appunto silenziare il microfono. E l'uscita può andare al mixer con un cavo XLR jack 6.3 TRS, cioè bilanciato, e con l'uscita XLR che si consiglia sempre quando si utilizzano i microfoni, oppure ad altre pedaliere con jack o direttamente agli amplificatori con jack sempre 6.3 mm. L'antenna si può mettere in ponte anche un'altra effettistica, sempre Cloud Vocal, insomma tante curiosità. E poi appunto ci sono i vari effetti. Questo modello, che è il Lite, qua dicono abbiano 4 effetti preimpostati e poi si può appunto agire sulla quantità di effetto da dare in uscita al microfono. Room riverbero, hall riverbero, arena riverbero, delay più riverbero, oppure un delay e un riverbero assieme. Bello, intanto sono già soddisfatto. Andiamo però a vedere adesso quello che è il microfono effettivo da agganciare al nostro strumento. Rullo di tamburi. È piccolissimo, davvero piccolo, in metallo, quindi anche questo comunque piccolo, leggero, ma si sente che è corposo. È molto bello, davvero molto bello. Ha l'interruttore di accensione, la levetta della quantità di segnale da mandare, 1, 2, 3, e appunto la porta per la ricarica USB, perché all'interno c'è una batteria al litio. Vediamo qui poi qualche altro accessorio presente, il cavetto di ricarica, le varie clip per l'aggancio su vari tipi di strumento. Ci sono presenti anche 2 piccoli copri microfono antivento, i classici antivento, piccolissimo, che io consiglio sempre di montare quando si suona all'esterno. Ecco qua invece andiamo ad aprire la scatola degli accessori. All'interno cosa c'è? Un alimentatore per l'USB, l'adattatore per la spina europea, un jack TS, quindi mono, un alimentatore diretto se volete collegare la base direttamente ad un pacco batteria esterno, quindi si può utilizzare veramente anche plug and play e andate a suonare con la cassa batteria e con un pacco batteria tipo quelli di ricarica cellulare, insomma. L'antenna e un connettore mini jack TS. Purtroppo manca in realtà il collegamento TRS XLR, che speravo ci fosse, però vabbè, adesso me lo procuro. Eccola qui, base ricevente e microfono iSolo Lite Cloud Vocal, l'ultimo prodotto lanciato da Cloud Vocal. Sono molto curioso di provarlo e soprattutto paragonarlo al mio solito HG 519 che uso un po' dappertutto. Farò quindi dei test qui in studio paragonando i 2 microfoni e dei test poi all'esterno. Montata l'antenna, un bel antennone, speriamo abbia una bella ricezione. Ci sono 6 cursori nel Cloud Vocal iSolo Lite,
Cominciamo con gli effetti, 4 effetti preimpostati, 1, 2, 3, 4, Room Reverb, All Reverb, Arena Reverb e il quarto che è un delay e riverbero. Wireless and Blend. Non c'è scritto nelle istruzioni cosa siano, ma si fa presto, basta provare e scopriremo subito che cosa sono. Ecco qui procurato il cavo TRS XLR che andiamo a collegare qui e poi l'uscita XLR al mixer. In questo caso io lo collegherò alla mia scheda audio in modo da registrare direttamente nel software del computer. Ormai sapete che a me piace paragonare uno strumento rispetto ad un altro perché altrimenti non potremo capire quale dei due è migliore oppure quale dei due ci può andare bene per il tipo di appunto lavoro che dobbiamo andare a svolgere. Quindi ho montato l'iSolo Lite e la KG Entry Level, cioè il modello base con la ricevente che vi ho fatto vedere prima e un'effettistica preimpostata. Tutto questo è contenuto qui, in un peso e in una dimensione davvero compatta. Adesso suonerò un piccolo motivetto con il sax registrato dal computer, quindi dal software, non dal microfono della videocamera, si registrerà direttamente nel computer, così da paragonare l'effettistica che normalmente posso utilizzare quando accompagno altri musicisti o altri DJ con invece questo compattissimo Cloud Vocal iSolo Lite che gli effetti li ha già incorporati. Li terrò in modalità standard, quindi col selettore in verticale a 0 e andrò a modificare soltanto dall'1 al 4 i 4 preset di effetti incorporati. Ho appena riascoltato questi motivetti e sono andato a modificare leggermente il settaggio dei treble, quindi degli alti, e ho dato un po' di più corposità all'effettistica perché sembrava un pochettino chiuso. Adesso inizio con il registrare l'iSolo Lite. Adesso invece provo a regolare un pochettino e dare un po' di grinta a questo suono dell'iSolo Lite. Adesso vado a registrare l'HG con l'effettistica già settata. Eccoci qua, allora è passato qualche settimana da quando ho iniziato ad usare questo iSolo Lite e devo trarre le mie conclusioni per potervi consigliare oppure no questo prodotto. Allora, caratteristiche: piccolo, compatto, facile installazione, immediata, funziona anche con un pacco batterie per alimentarlo, quindi non avete bisogno di corrente elettrica, potete usare una cassa a batteria e collegarlo e fare l'artista di strada, suonare in un attimo in qualsiasi posto
usando cassa a batteria e alimentando anche la ricevente con un pacco batteria esterno. Potete usarlo in qualsiasi contesto, sì, a patto che stiate vicini alla ricevente. In questo caso non ho avuto grandi difficoltà, però ogni tanto se mi allontanavo troppo sganciava la ricezione, quindi una cosa molto importante è assicurarsi appunto di utilizzarla nei paraggi 5-10 metri come al solito dalla postazione dove si ha il mixer e quindi la base. La batteria al litio interna al trasmittente dura dalle 5 alle 7 ore dichiarate, io sono arrivato ad usarla 4 ore, non ho avuto nessun tipo di problema. Anche all'esterno il microfono si comporta bene, non ci sono rumori di fondo o dovuti al vento, quindi come tutti gli altri microfoni a clip. In sostanza cosa posso dire? Sicuramente le qualità sono la compattezza, rapidità di installazione, la leggerezza del microfono stesso sulla campana del sassofono o sul vostro strumento, perché si possono avere anche questi microfoni per altri strumenti. È positivo anche il fatto che la ricevente abbia già gli effetti dedicati selezionabili con 4 preset modificabili e appunto i controlli necessari per equalizzare leggermente il suono del tuo microfono. Quindi come concludere? Per il prezzo, questo sceglietelo voi, perché non metto voce al fatto di dover spendere tanto o poco per uno strumento. Il prezzo è adeguato a ciò che si ha, il materiale di costruzione è assolutamente valido, è un buon prodotto da utilizzare ovviamente in certi contesti, non secondo me nei grandi palchi, perché ci sono troppe interferenze in spazi troppo aperti e soprattutto bisogna stare, come dicevo prima, limitrofi alla zona dove si installa la base ricevente. Quindi cosa dire? Questo prodotto a me piace, lo utilizzerò molto perché è davvero comodo. E quindi se avete delle domande e curiosità, qui sotto al video troverete il link diretto di Cloud Vocal per vedere altre informazioni e chiedere a loro direttamente quale sia il negozio più vicino per poterlo acquistare. Grazie a tutti e come sempre, musica!